allora Nicola l'ho conosciuto perché all'epoca avevo trovato un pazzo furioso, sempre qui nella provincia di Brescia, che aveva inventato un motore 3 cilindri, una specie di motore stellare, che poteva avere un'applicazione nel settore della produzione di energia, perché era un motore che girava a basso numero di giri ed era un motore iper innovativo. Io ho investito, dietro la mia azienda avevo costruito una specie di piccolo, lo chiamavo bunker, un piccolo atelier dove costruivamo queste cose, e quando il motore è stato pronto, diciamo, per essere testato, mi mancava il banco prova e Nicola all'epoca produceva i banchi prova. Allora, cercando, ho scoperto che c'era questa persona che produceva banchi prova, l'ho contattato e gli ho detto: guarda, io sto costruendo un motore, mi interesserebbe comprare un tuo banco prova, e venne a trovarmi. E da lì capii, insomma, che lui aveva delle conoscenze tecniche importanti, e gli prospettai, insomma, l'idea che avevo in testa, e lui in maniera molto entusiastica mi ha detto: sì, se tu vuoi fare una moto io ti aiuto, non c'è problema. E così, diciamo, siamo partiti con Nicola. Sandro Mor viveva a 50 metri da casa mia, era fresco di laurea, non aveva nessuna esperienza, diciamo, nel mondo del lavoro, però mi è sempre ispirato perché era una persona seria, era una persona che pensavo, insomma, meritasse fiducia, no? Cosa ti ha spinto a affidare un progetto così importante a un ragazzo che si era appena comunque laureato e ha fatto una moto, cioè secondo me è bellissima, ma credo che chiunque da piccolo, sfogliando le riviste, abbia visto la Mondial Piega e ha detto: che moto. Sì, diciamo che è un retaggio di mio padre, che dava sempre fiducia alle persone che non avevano, diciamo, ancora dimostrato nulla, no? Questa storia di dare fiducia è una cosa incredibile, che ha a che fare col Faber in generale, no? Quando tu dai fiducia a una persona, la persona si responsabilizza e dà non il 100% di sé, ma dà il 110% di sé. E diciamo che ho avuto anche fortuna, perché Sandro poi si è dimostrato uno bravo. Naturalmente lui ha fatto il 90% della moto, un 10% poi è stata modificata, però diciamo che sostanzialmente sì, ho avuto culo, diciamo, dicendo una parola, ho avuto culo. Anche con Nicola ho avuto culo, perché comunque senza Nicola la moto non sarebbe uscita. E poi ho avuto culo pure con Di Zinno, che tra parentesi non è stata farina del mio sacco, ma è una persona che mi aveva presentato Roberto Greco, che è un'altra persona importante, perché naturalmente quando si è trattato di industrializzare il prodotto, senza Roberto Greco il prodotto non l'avrei mai industrializzato. E Di Zinno era uno che all'epoca era molto giovane e aveva delle grandi idee. Il valore delle idee, cioè, non hanno prezzo. Le cose più importanti sono le idee. Infatti aveva molte più idee di quelle che poi abbiamo messo. Già noi usavamo oltre il lecito, ma lui aveva ancora più idee rispetto al nostro usare, quindi... Partiamo dalla prima idea, dalla più folle, ma un'idea veramente innovativa che anticipa di anni e anni la produzione di serie, quella del traction control. Sì, lì Di Zinno aveva in mente di fare il traction control. Naturalmente noi eravamo già impegnati a cercare di fare la moto, avevamo risorse che non erano infinite, erano parecchie, ma non erano infinite. Avevamo già speso una montagna di soldi, quindi abbiamo detto: vabbè, ascolta, lo facciamo in una fase successiva. Peccato, perché sarebbe stato bello avere anche questa medaglia appoggiata al petto, ma vabbè, non si può fare tutto. Però tu pensa, Giulio, che all'epoca, stiamo parlando quando abbiamo iniziato a sviluppare nel 99, siamo stati la prima azienda a avere il telaio portante, regisella portante, tutta la struttura in carbonio. Voleva fare il forcellone in carbonio, poi costava troppo, quindi abbiamo fatto una roba mista, un forcellone in acciaio rivestito in carbonio. Poi sul motore Honda non abbiamo usato la centralina della Honda, ma abbiamo fatto una centralina nostra, dedicata, anche sviluppando la centralina. Insomma, abbiamo veramente cercato di concentrare in una moto di serie tutto quello, tutti i sogni, diciamo così, realizzabili, perché poi è sempre una questione di denaro, quindi realizzabili non era possibile realizzare. Avere la moto più snella, più leggera,
più performante. L'abbiamo testata, al di là di quello che uno può pensare, l'abbiamo testata molto in pista, ma molto. Avevamo Bartolini che ci aiutava a sviluppare la moto e abbiamo fatto tantissimi test in pista, veramente tantissimi. Poi Stefano non era contento perché la moto comunque aveva del sottosterzo o del sovrasterzo, adesso non mi ricordo, ma è stato fatto un grande lavoro. Tanto per dirti, il parafango, no? Che è una stupidaggine, parafango, pezzo di carbonio, l'avremmo rifatto 20 volte perché deviava il flusso d'aria non verso il radiatore ma verso altre parti, il motore si riscaldava. Il parafango l'abbiamo rifatto 20 volte, tanto per dirti una cazzata, no? È stata fatta una moto che io penso che per l'epoca era veramente una moto innovativa. Poi naturalmente quando siamo andati a presentare la moto ci siamo dovuti scontrare con l'MV Agusta, che a livello stilistico, vabbè, Tamburini, l'apoteosi, però ti garantisco che noi avevamo fatto una grande moto. Quindi ricordiamo che il motore Suzuki non si potrà concretizzare perché di fatto non vi fu la disponibilità, nonostante un grande sviluppo iniziale, soprattutto a livello prototipale. Abbiamo presentato anche in Germania alla fiera la prima moto con motore Suzuki TL, quindi diciamo tutti i disegni iniziali erano con il motore TL, però poi il motore non era disponibile. Io avrei dovuto comprarlo come si compra qualsiasi cosa, pagando i ricambi il doppio del prezzo di mercato, e quindi era anche improponibile. Però diciamo che ecco, il motore bicilindrico era l'epoca del motore bicilindrico, che oltre al Suzuki TL poi e al Ducati naturalmente che spopolava, è arrivata Honda che ha vinto 1 o 2 mondiali, adesso non mi ricordo, con Colin Edwards, col VTR. Quanto è durata la reingegnerizzazione proprio del telaio? Almeno 7-8 mesi abbiamo dovuto lavorare per rifare la moto. Il problema era la distanza radiatore dalla ruota anteriore, uno dei problemi. Quindi dovevi compattare il motore più indietro possibile. Il motore a V ti aiuta, perché, però non come un motore 4 cilindri in linea, che puoi addirittura fare un forcellone più lungo. Motore a V già porta via un po' più di spazio, no? E quindi abbiamo dovuto veramente fare i salti mortali. Però diciamo che col motore Honda è stato sicuramente un prodotto superiore rispetto a quello che avevamo inizialmente studiato col TL. Altre 2 grandissime caratteristiche molto importanti sono stati tutti i materiali e oltretutto delle idee innovative in cui comunque tu hai voluto mettere, no, le tue idee. Per esempio il codone autoportante, che è stata una cosa fortemente voluta da te. Sì, lì con Greco ci siamo messi una sera e gli ho detto alzami il codone, e lui ha alzato, no, alzamelo di più, alzamelo ancora di più. Forza di alzare abbiamo trovato, diciamo, l'estetica corretta, ma anche l'impostazione di guida corretta, su di me almeno, poi l'hanno provata altri. Ma è stato un viaggio meraviglioso. Volevo fare anche una domanda, no, che esula un po' dalla Mondial, ma che fa capire un po' la tua passione per le moto. La tua collezione di moto pazzesca, e soprattutto tu hai girato con queste moto incredibili, tutte moto comunque super vincenti e tutte moto da corsa. Sì, avevo collezionato tutte moto che o avevano vinto almeno un gran premio o avevano vinto un titolo mondiale, e naturalmente italiane, perché sono appassionato delle moto italiane. Allora, avevo comprato da Jan Bitterman tutta la sua collezione, che erano 16 Aprilia, da quella di Martin Wimmer, la 250 di Martin Wimmer, fino ad arrivare all'ultima, che mi sembra che era la 500 di Doriano Romboni. E poi attraverso Castiglioni avevo comprato 14 Cagiva 500, Così, che andavano da al chilo. di Raymond Roche fino all'ultima di John Kocinski. Poi avevo la MV 3 cilindri di Giacomo Agostini, avevo le 2 San Venero 500 dell'81 e dell'82, avevo le Gazzaniga 125, insomma vabbè, ricordo neanche più cosa avevo. Comunque avevo una quarantina di moto da Gran Premio. Avevo creato questo museo a Castano Primo che ho tenuto per tanto tempo. Dopo devo dirti che a seguito della, diciamo, delusione d'amore della Mondial, per la storia che era finita, anche per il fatto di come era finita la storia della Mondial, ho deciso di
liberarmi di tutte le moto, di venderle, e per qualche anno non ho più voluto saperne di moto. Poi naturalmente il richiamo della moto è talmente forte che, diciamo, questo amore per la moto è tornato e adesso mi guardo i Gran Premi e vabbè, le moto ormai non le uso più, però mi sono rimaste, diciamo, nel cuore, ecco. Indubbiamente diciamo che a livello economico è stato un disastro, perché sono stati investiti veramente tanti soldi, però diciamo la soddisfazione di aver coronato un sogno non ha prezzo. Ancora oggi quando riguardo al passato dico sono stata una persona fortunata, perché ho trovato le persone giuste che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno. Poi questo sogno non ha avuto il lieto fine delle storie di Disney, però diciamo è stata un'avventura bellissima. Però parlando con te io ho sentito il tuo cuore proprio battere per i due tempi, ma soprattutto, secondo me, magari mi sbaglio, per una moto, la Cagiva da Gran Premio. Innanzitutto perché la Cagiva è stata per anni la moto più di successo nell'età in cui io guardavo i Gran Premi, è stata la moto italiana più di successo nella 500. E poi perché avevo questa ammirazione totale per Claudio Castiglioni, che era una persona incredibile, una delle più belle persone che abbia mai conosciuto e che purtroppo è venuto a mancare troppo presto, però fortunatamente le nostre strade si sono incrociate e abbiamo avuto modo di conoscerci bene, che abbiamo vissuto bei momenti insieme. Sì. Mi ricordo, tra parentesi, che un giorno lui organizzò a Misano un evento per tutti i proprietari della MV per girare in pista, e mi telefonò e mi disse: Roberto, ma io so che tu le usi le mie moto da Gran Premio, non verresti giù? E io presi la moto di Kocinski e andai a Misano a girare insieme alle Brutale, alle F4, e mi ricordo che poi mi chiese anche: ascolta, non la faresti provare a mio figlio Giovanni? Fece anche provare la Cagiva Giovanni, che fece 2 giretti tranquilli, ed era il periodo in cui insomma la Cagiva la conoscevo bene perché la usavo regolarmente, diciamo 4-5 volte all'anno. Andavo al Mugello a Misano, andavo a girare, andavo al Montmelò, andavo alla Uno Ring, andavo dappertutto a girare con la moto, e insomma era un periodo che mi divertivo con quella moto, e lui rimase impressionato perché era già qualche anno che la sua moto non correva, e quando mi parlava mi brillavano gli occhi, aveva gli occhi lucidi, mi diceva: però caspita, ma ancora forte la mia. Sì, ma forte sì. E poi hai anche posseduto l'MV di Agostini, no? Sì, no, ho posseduto una replica. Sì. Siamo molto amici con Giacomo, un'altra grande persona. Quando penso che ha vinto 15 mondiali, capisco perché li ha vinti, perché è una persona intelligente, è uno in gamba veramente. Anche adesso che ha 80 anni è un orteglio, molto. Tante caratteristiche tecniche molto innovative, forse troppo per l'epoca, che resero difficile mettere su strada questa moto. Le prime sono arrivate nel 2002, sbaglio?